Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo, per chi non mi conosce iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video. Oggi ascoltiamo una canzone cantata da Emma Koch, bellissima, sempre con André Rieu, in questo caso a Maastricht nel 2024. La canzone è Dancing on the Star, e vediamo un po' cosa ci propongono. Ho letto qui che c'è una breve presentazione prima dell'inizio della canzone, noi sentiamo tutto. Ovviamente interromperò per fare un po' di analisi della canzone, e quindi se volete vedere e ascoltare la canzone, l'esecuzione originale senza interruzioni, vi lascio il link qui in descrizione. Cominciamo subito. Ladies and gentlemen, when she stood on stage here last year for the first time, she was 15 years old. A little girl with a terrible disease and a golden voice. With this golden voice, she touched all the hearts of the people here on the square. Everybody was in tears. Before the first rehearsal, I asked her, "Do you want to go on tour with us around the world?" "Yes, of course," she said. And now we are touring the world. She sung in Berlin, in London, in Paris, in Vienna, in Mexico, everywhere. She's touching the hearts of the people. And tonight she's here. Give her an enormous applause. Emma Koch! Anni. The song that I'm going to sing is about my dream and the person who helped me making my dream come true. André asked me who the person is. Well, of course it's you, André. But not only André, of course, his amazing orchestra. And Tjeerd Oosterhuis, the composer of this beautiful song, and he's here tonight. And all of you, the audience. All of you have made my dream come true. Because of you, I can feel free. Right now, I feel free. When I finish singing my song, I will go backstage and I will be the girl who has a paralyzed stomach. But right now, I want to be the girl who is dancing on the stars. Allora, intanto ho fatto una presentazione lunga, effettivamente, la canzone ancora deve cominciare. Molti penseranno che si sfrutta il pietismo di una persona che comunque ha una disabilità, come Emma. In realtà, secondo me, la sua presentazione è molto bella, perché ci dice delle cose interessanti. La prima cosa che ha detto è: questa canzone parla della mia storia. Quindi già per lei la canzone è la sua storia, non è una canzone che dice qualcosa in maniera, diciamo così, superficiale, è roba sua. Quindi già è un bel messaggio. Poi ha detto chiaramente che lei, quando è fuori dal palco, è la ragazza con la paralisi allo stomaco, quindi con tutti i problemi che ne conseguono, ma quando è lì è libera, quindi è una cantante. È come se si dicesse: quando sono qui, tra virgolette, giudicatemi, guardatemi come una cantante come tutte le altre. E così è. E così è. Riprenderemo questo discorso magari dopo. Andiamo avanti, vediamo un po' se cominciano, se c'è ancora della presentazione. I've been listening to the radio. I sing along to every song I know. It makes me wanna get to you faster. 'Cause ever since the day we've met, been as good as anything can get. Yeah, you're
you're the one I wanna look after. Got me flying higher than the sun, 'cause you know me more than anyone, and you were always there to lift me up. It's like everything is going right, and I don't wanna leave your side. It didn't take me long to realize we are the never-ending dream that can't be broken. We are the shining souls that light up in the sky. We take the chances when the words are left unspoken. It's good to be alive. We are dancing on the stars. Allora, interrompo un attimo per dire, allora abbiamo visto che ci sono due parti, la prima in cui lei canta con pochissimi strumenti, mi sembra pianoforte e violini se non sbaglio, comunque quasi solo voce, la voce molto, in questo caso molto vulnerabile perché è molto leggera, poco potente in quel caso lì, e quindi a noi dà l'idea di vulnerabilità e fragilità. Quando invece parte il ritornello, la voce diventa molto potente ed entra tutta l'orchestra, comprese le percussioni, che danno un senso di quasi di battaglia, no? Qualcosa di più aggressivo, infatti la voce diventa più potente. E questo secondo me è un arrangiamento eccezionale, perché è come se lei ci facesse vedere la parte in cui lei è da sola con le sue sofferenze, le sue difficoltà, come avviene per tutti, in cui è molto più vulnerabile, ha delle difficoltà, e poi la parte in cui invece esplode, diciamo così, nella canzone, in quello che ama fare, dove diventa molto più potente e questa vulnerabilità sparisce in qualche modo, no? E l'orchestra ovviamente aiuta questa cosa. Quindi è come se vedessimo le due Emma, quella sul palco e quella nel backstage, una vicino all'altra, no? Quindi questo secondo me è un arrangiamento molto bello. Andiamo avanti. Dancing on the stars. I really want the world to know, with you is where I have to go, as long as we can be together. It's like everything is going right, and I don't wanna leave your side. It didn't take me long to realize. Fermo solo un attimo. Avete visto come, anche come inquadrature, inquadrano spesso lei in primo piano che canta e poi il volto di qualcuno del pubblico che ovviamente magari si commuove o si emoziona. Questo comunica anche a noi quella stessa emozione, quindi è più coinvolgente ancora questo video ovviamente. Una cosa che volevo dire, l'abito nero che ha in questa canzone ci richiama un po' lo stesso abito che aveva nella canzone che abbiamo già visto sempre di Emma, quando ha fatto la cover di Voilà. Vi lascio un link qui sopra e in descrizione, così potete vederla se volete, è molto interessante. Anche qui questo abito nero le dà un po' l'aspetto, diciamo, un po' più forte di quello che è il personaggio, no? La ragazzina comunque giovane, quindi vulnerabile. Però di questo parliamo alla fine, perché secondo me c'è un bel messaggio anche in questa scelta. Andiamo avanti.
scusate, ma questo passaggio qua, bellissimo, sia come scelta, diciamo così, di arrangiamento e come messaggio, quando lei, lo vediamo subito, quando lei passa dalla parte cantata più piano, eccetera, alla parte con l'orchestra esplode, canta da sola la prima pezzo di frase e poi l'orchestra segue, e questo c'è proprio la sensazione, come anche lei diceva all'inizio quando parlava della sua disabilità, che è lei che decide di prendersi quel pezzo di libertà e di essere libera mentre canta, non è il mondo che le concede di, quindi non è l'orchestra che prepara la cosa e lei poi canta in modo più potente, no? È lei che lo fa, l'orchestra segue. Un po' come dire, il messaggio è questo: se avete dei problemi, e non parliamo solo di disabilità, ma anche di problemi sul lavoro, perché sul lavoro non sto bene, oppure non mi trovo bene in quell'ambiente, eccetera, voi non potete essere liberi sempre, sentirvi bene sempre. Sfruttate i momenti in cui state bene, i momenti in cui vi sentite liberi, quindi non al lavoro, per esempio, piuttosto che in un certo luogo o in un altro, o con certe persone o con certe altre, e sentitevi liberi lì, dove potete. Allo stesso modo, una cantante come Emma, è giusto giudicarla per quello che fa nella sua esibizione. È quello che stiamo facendo, stiamo guardando come esprime le sue emozioni, nel modo di cantare, nell'arrangiamento e anche nella scenografia, perché no, con il fatto che lei ha una disabilità sullo sfondo, perché tutti abbiamo una disabilità da qualche parte, ok? Chi ha una disabilità come la sua più evidente, diciamo, ne è consapevole. La maggior parte di noi, insomma, abbiamo grosse disabilità e non lo sappiamo, che è peggio. Quindi risentiamo questo pezzo dove lei da sola dà il via al cambio di tono dal vulnerabile al potente, e poi l'orchestra segue. Vediamo se lo peschiamo qui. Ok. Dancing on the stars, we are, we are. We are the never-ending dream that can't be broken. We are the shining souls that light up in the sky. We take the chances when the words are left unspoken. It's good to be alive. We are dancing on the stars. We are, we are. We take the chances when the words are left unspoken. It's good to be alive. We are, dancing on the stars. We are, dancing on the Bellissimo. Applausi meritati, Non finiscono più gli applausi. Allora, la cosa che volevo dire prima, intanto l'esibizione è molto bella, effettivamente,
quindi giudicando questa esibizione direi bellissima, anche dal punto di vista interpretativo. La voce è molto bella, molto, molto gentile, vulnerabile quando serve, però devo dire che anche potente. L'abito nero che abbiamo visto, allora intanto lei sul palco non si muove praticamente mai in questa esibizione, e anche abbiamo visto l'altra volta in Voilà, se volete c'è il link in descrizione per andare a vederlo. Il che non è normale, tra virgolette, cioè una ragazza di 16 anni punta molto sul proprio fisico, no? Quando è davanti ai riflettori, perché è una parte, un punto di forza suo, no? Lei non lo fa, e questo tutto sommato rappresenta un po' anche la sua disabilità, cioè lei non può fare quello che fanno tutte le altre sue coetanee. Diciamo che potrebbe anche rappresentare visivamente questa sua limitatezza. Nonostante questo, lei si ribella alla sua situazione, che la vorrebbe sempre triste, sempre schiava e mai libera, mai capace di fare qualcosa, eccetera, eccetera, che è la sua condizione di disabilità, che potrebbe essere la nostra. Quindi l'abito nero, che in una donna non è, diciamo che rappresenta un pochino la parte della luna, no? La parte più da strega, la parte più ribelle, quella che si ribella alle regole. L'abito nero appunto le dà anche la forza di ribellarsi, quindi lei, nonostante non possa usare il fisico come vorrebbe, nonostante tutte queste limitazioni, poi sul palco fa quello che fa. E quindi anche questa rappresentazione visiva della situazione secondo me è perfettamente azzeccata. Quindi direi che è un'ottima interpretazione da cui prendere spunto anche per le nostre vite personali. Ovviamente voglio sentire anche cosa ne pensate voi nei commenti, quindi aspetto i vostri commenti. Suggeritemi anche altre canzoni eseguite da Emma o anche da altri artisti che volete ascoltare o a cui volete che io reagisca. Ovviamente iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, condividete se potete, che è molto importante per me, e ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!